Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di rivedervi qui, pronti per una nuova avventura insieme. Oggi, preparatevi, perché abbiamo un argomento che scotta, un argomento che fa vibrare il cuore, un argomento che, diciamocelo, ci tiene svegli la notte, l'amore vero. Eh sì, parleremo proprio di quello. Di cosa significa davvero, di come riconoscerlo, di come distinguerlo dalle mille imitazioni che ci vengono propinate quotidianamente. Perché, diciamocelo francamente, il concetto di amore vero è stato talmente inflazionato, talmente distorto da film, canzoni e social media, che a volte ci ritroviamo completamente disorientati. Ci bombardano con immagini di amori perfetti, di passioni infuocate, di colpi di fulmine che durano per sempre. Ci vendono l'idea che l'amore vero sia un qualcosa di immediato, di travolgente, di incontrollabile. Ma la realtà, purtroppo, è spesso molto diversa. E qui, permettetemi una piccola digressione personale. Quante volte ci siamo ritrovati a credere di aver trovato l'amore della nostra vita, salvo poi scoprire che si trattava solo di una chimera, di un'illusione? Quante volte abbiamo idealizzato una persona, proiettando su di lei le nostre aspettative, i nostri desideri, i nostri sogni? E quante volte, inevitabilmente, siamo rimasti delusi? Io, personalmente, tantissime volte. E credo che sia un'esperienza comune a molti di noi. Il problema è che siamo così desiderosi di trovare l'amore, di sentirci amati, di condividere la nostra vita con qualcuno, che spesso siamo disposti a chiudere un occhio sui difetti, sui segnali d'allarme, sulle incongruenze. Siamo talmente presi dalla paura di restare soli, che ci accontentiamo di un amore a metà, di un amore imperfetto, di un amore che, in fondo, non ci rende felici. Ma non temete. Sono qui per fare un po' di chiarezza, per svelare qualche segreto, se davvero esistono, e per condividere con voi la mia visione, frutto di esperienze personali, di osservazioni e di tanta riflessione. Ho letto libri, ho ascoltato storie di amici e parenti, ho guardato film, cercando di distinguere la realtà dalla finzione. Ho analizzato le mie stesse relazioni passate e ho capito che l'amore vero è qualcosa di molto diverso da quello che ci raccontano. Prima di iniziare, però, un piccolo favore: se siete nuovi qui, non dimenticate di iscrivervi al canale. Trovate il pulsantino rosso proprio qui sotto. Attivate anche la campanella, così sarete sempre aggiornati sui nuovi video e non vi perderete nessuna delle nostre chiacchierate. Prometto, cercherò di non deludervi. Cercherò di offrirvi contenuti interessanti, spunti di riflessione, consigli utili e, soprattutto, un punto di vista sincero e autentico. Perché questo è il mio obiettivo: creare una community di persone che si sostengono a vicenda, che si confrontano, che si aiutano a crescere e a diventare la versione migliore di se stesse. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci a capofitto nel mondo dell'amore vero. Partiamo da una domanda fondamentale: cos'è, esattamente, l'amore vero? Beh, se cercate su Google troverete milioni di definizioni, tutte più o meno valide. Ma io vorrei proporvi una visione un po' più personale. Una visione che, spero, vi risuonerà dentro, che vi farà riflettere, che vi aiuterà a capire meglio cosa state cercando e cosa meritate. Per me, l'amore vero non è quella passione travolgente che ci fa perdere la testa nei primi mesi di una relazione. Quella è una fase bellissima, certo, ma è più simile a una tempesta ormonale che a qualcosa di veramente duraturo. È l'infatuazione, l'attrazione fisica, la novità, la scoperta dell'altro. Tutte cose eccitanti e stimolanti, ma che, inevitabilmente, tendono a svanire con il tempo. L'amore vero, invece, è qualcosa di più profondo, di più radicato. È un sentimento che cresce nel tempo, che si nutre di fiducia, di rispetto, di comprensione e di accettazione reciproca. È come un albero che affonda le sue radici nel terreno, che resiste alle tempeste, che fiorisce in primavera e che dà i suoi frutti in autunno. È la sensazione di essere completamente a proprio agio con l'altra persona, di poter essere se stessi al 100%, senza paura di essere giudicati. È la libertà di esprimere le proprie opinioni, le proprie emozioni, i propri pensieri, senza temere di essere fraintesi o criticati. È la certezza di essere accettati per quello che si è, con i propri pregi e i propri difetti. È la capacità di litigare, di avere opinioni diverse, ma di trovare sempre un punto d'incontro, di risolvere i conflitti in modo costruttivo. Perché, diciamocelo, le discussioni sono inevitabili in una relazione.
Ma la differenza tra un amore vero e un amore superficiale è che, nel primo caso, le discussioni servono a crescere, a conoscersi meglio, a rafforzare il legame. Nel secondo caso, invece, le discussioni sono solo motivo di litigi, di rancori, di incomprensioni. L'amore vero non è perfetto, anzi, tutt'altro. È fatto di alti e bassi, di momenti di gioia e di momenti di difficoltà. Ma la differenza è che, anche quando le cose si fanno difficili, non si scappa. Si resta lì, si combatte insieme, si cerca di superare gli ostacoli, sapendo che, alla fine, ne varrà la pena. Perché l'amore vero è un impegno, una scelta, una decisione. È la volontà di restare insieme, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante le tentazioni. E poi, ragazzi, l'amore vero è fatto di piccole cose. Di un caffè preparato al mattino, di un messaggio inaspettato durante la giornata, di un abbraccio quando si è tristi, di una risata condivisa. Sono questi piccoli gesti, apparentemente insignificanti, che alimentano il fuoco dell'amore e lo mantengono vivo nel tempo. Sono i dettagli, le attenzioni, le premure che dimostrano all'altra persona quanto la amiamo e quanto ci teniamo a lei. Ma come si fa a riconoscere l'amore vero? Questa è la domanda da $1.000.000. Beh, non esiste una formula magica, ovviamente. Ma ci sono alcuni segnali che possono aiutarci a capire se siamo sulla strada giusta. Alcuni indicatori, alcune spie che possono illuminare il nostro cammino e guidarci verso la persona giusta. Innanzitutto, chiedetevi, come vi sentite quando siete con questa persona? Siete felici? Siete sereni? Vi sentite supportati e incoraggiati a realizzare i vostri sogni? Se la risposta è sì, allora è un buon segno. Significa che questa persona vi fa stare bene, che vi rende felici, che vi aiuta a crescere e a realizzare il vostro potenziale. Poi, osservate come vi tratta. Vi rispetta? Vi ascolta? Prende in considerazione le vostre opinioni? Vi fa sentire importanti e valorizzati? Se anche qui la risposta è positiva, allora siete sulla strada giusta. Significa che questa persona vi ama per quello che siete, che vi rispetta, che vi valorizza e che vi considera importante. E infine, chiedetevi, vi vedete insieme nel futuro? Riuscite a immaginarvi a condividere la vostra vita con questa persona? Se la risposta è sì, e se questa idea vi riempie di gioia e di entusiasmo, allora, forse avete trovato l'amore vero. Significa che questa persona fa parte del vostro futuro, che la vedete al vostro fianco, che la volete nella vostra vita. Ma attenzione, ragazzi! Non confondete l'amore vero con la dipendenza affettiva. L'amore vero è libertà, è crescita personale, è la possibilità di essere se stessi, al meglio. La dipendenza affettiva, invece, è prigione, è sofferenza, è la negazione di se stessi. È la paura di perdere l'altro, la necessità di averlo sempre vicino, il bisogno di sentirsi amati e accettati. Nell'amore vero, entrambi i partner sono individui completi e indipendenti, che scelgono di stare insieme per condividere la propria vita, per sostenersi a vicenda, per crescere insieme. Nella dipendenza affettiva, invece, uno dei due partner, o entrambi, ha bisogno dell'altro per sentirsi completo, per sentirsi valido, per sentirsi amato. E questo, purtroppo, non è amore. È bisogno, è insicurezza, è mancanza di autostima. Un altro aspetto importante da considerare è la compatibilità. Non basta amarsi per far funzionare una relazione. Bisogna anche essere compatibili, avere interessi comuni, condividere valori simili, avere obiettivi di vita che si conciliano. Bisogna essere sulla stessa lunghezza d'onda, avere una visione simile del mondo, condividere gli stessi ideali. Certo, le differenze sono importanti e possono arricchire una relazione. Ma se le differenze sono troppo marcate, se si scontrano su questioni fondamentali, allora la relazione rischia di diventare un campo di battaglia. Se uno dei due è ambientalista convinto e l'altro è un sostenitore del consumismo sfrenato, se uno dei due è un viaggiatore instancabile e l'altro preferisce la tranquillità della casa, se uno dei due è un sognatore idealista e l'altro è un pragmatico realista, allora la relazione sarà difficile da gestire. Quindi, cercate un partner con cui condividere passioni, con cui ridere, con cui parlare di tutto, senza paura di essere giudicati. Cercate un partner che vi stimoli a crescere, che vi incoraggi a realizzare i vostri sogni, che vi faccia sentire vivi. Cercate un partner che sia il vostro migliore amico, il vostro confidente, il vostro compagno di avventure. E non abbiate paura di sbagliare, ragazzi.
L'amore è un percorso, un'esplorazione, un'avventura. Non sempre si indovina al primo colpo. A volte si prendono delle cantonate, a volte si soffre, a volte si piange. Ma è importante imparare dagli errori, rialzarsi e andare avanti, con la consapevolezza che l'amore vero esiste e che, prima o poi, lo troveremo. E ora, un piccolo consiglio pratico: siate onesti con voi stessi e con il vostro partner. Non nascondete i vostri sentimenti, non abbiate paura di esprimere le vostre emozioni, non tenete dentro le vostre frustrazioni. Parlate, comunicate, confrontatevi. Il dialogo è fondamentale per costruire una relazione solida e duratura. La comunicazione è la chiave di volta di ogni relazione, che si tratti di amore, amicizia o famiglia. E poi, non dimenticate di coltivare la vostra relazione. L'amore, come una pianta, ha bisogno di essere annaffiato, curato, coccolato. Non date per scontato il vostro partner, non smettete mai di corteggiarlo, di sorprenderlo, di fargli sentire quanto lo amate. Non cadete nella routine, nella noia, nella pigrizia. Organizzate delle serate romantiche, fate delle gite fuori porta, regalatevi dei piccoli pensieri, scrivetevi delle lettere d'amore. Sì, le lettere d'amore esistono ancora. Insomma, fate tutto ciò che vi viene in mente per mantenere vivo il fuoco della passione e per rafforzare il vostro legame. Siate creativi, siate originali, siate spontanei. E, soprattutto, non abbiate paura di chiedere aiuto. Se la vostra relazione sta attraversando un momento difficile, non esitate a rivolgervi a un professionista, a un terapeuta di coppia. A volte, un aiuto esterno può fare la differenza tra la fine di una storia d'amore e un nuovo inizio. Un terapeuta può aiutarvi a comunicare meglio, a risolvere i conflitti, a ritrovare l'armonia. E quindi, cosa dire? L'amore vero è un viaggio, non una destinazione. È un'esperienza che richiede impegno, dedizione e tanta pazienza. Ma, credetemi, ne vale la pena. Perché l'amore vero è la cosa più bella del mondo. È la fonte di felicità, di gioia, di serenità. È il motore che ci spinge a dare il meglio di noi stessi, a superare i nostri limiti, a realizzare i nostri sogni. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Abbiamo parlato di cosa significa davvero l'amore vero, di come riconoscerlo, di come distinguerlo dalla dipendenza affettiva e di come coltivare una relazione solida e duratura. Insomma, un bel ripasso. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi. Cosa significa per voi l'amore vero? Avete qualche esperienza da condividere? Lasciate un commento qui sotto. Sarò felicissima di leggervi e di rispondervi. E, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Mi raccomando, attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio grande e a presto. Ciao!